Pasel è un gruppo nato negli anni 70, nato dal lavoro di mio padre con i suoi fratelli, che ha sempre lavorato nel mondo del calcestruzzo, lavorando nel settore edile, tutto quello che era il blocking, la pillo in calcestruzzo, per prefabbricazione, e che negli anni poi ha iniziato a lavorare con l'allora IRE, che era la madre delle aziende di Whirlpool, e nel 2000, nel 99 per la precisione, c'è stata la possibilità da parte di Whirlpool di offrirci questo business qui in Slovacchia. La Pasel è arrivata in Slovacchia non avendo praticamente nessuna esperienza internazionale. Grazie al supporto di Whirlpool, grazie al supporto della Camera di Commercio italo-slovacca, allora nel 99, che abbiamo iniziato a fare la nostra prima esperienza. È stato un momento durissimo perché non avendo grandissime esperienze, il paese, la Slovacchia, nel 99 si presentava come comunque un blocco ex socialista, ci sono state una serie di problemi per iniziare la nuova azienda, dalle certificazioni, dalle autorizzazioni, dal reperimento della base fornitori, la scelta dello stesso costruttore per gli impianti e tutto. Ed è stato per noi un grandissimo banco di prova perché grazie a quell'esperienza poi con gli anni abbiamo fatto altre esperienze internazionali quali uno stabilimento in Inghilterra, poi in Russia, poi in Repubblica, in Turchia e oggi possiamo dire che il nostro gruppo ha un DNA internazionale, sa come fare le aziende e grazie alle varie esperienze oggi il nostro gruppo è in grado di arrivare dall'idea di business alla produzione in meno di un anno. Questo per noi è un grandissimo punto d'orgoglio perché noi come famiglia, ma soprattutto come staff che abbiamo con noi, è tutta gente in grado sa già che cosa deve fare nel reperimento di tutto quello che serve per impiantare una nuova azienda. Allora, per noi la Camera di Commercio è stato il nostro primo albergo slovacco, il nostro primo ufficio slovacco, perché arrivavamo allora dall'Austria via aereo, era l'unico modo per arrivarci, e arrivati a Bratislava, quindi dopo un'ora di macchina, trovavi gente che riusciva a parlare la tua lingua, ma soprattutto capiva quelle che erano le tue esigenze, perché a volte non è solo il parlare in italiano, è quello di sapere un'impresa italiana che cosa vuole, come è strutturata, quali sono le difficoltà italiane e ti traduce in maniera precipua quello che sono invece le diversità delle aziende slovacche. La nostra società Pasel Slovacchia ha avuto per il primo anno la sede sociale presso Michalska, che è l'attuale sede della Camera di Commercio. L'avvocato che ancora oggi si segue è stato un avvocato allora suggerito dalla Camera di Commercio. Il nostro primo conto corrente ci è stato indirizzato da parte della Camera di Commercio, poi noi col tempo abbiamo fatto le nostre scelte, abbiamo trasformato un po' di quello che era la scatola iniziale dell'azienda, però grazie ad essa abbiamo avuto il primo statuto sociale, il primo capitale sociale, le prime informazioni sulle forme di contributi, su quelle che erano gli allora vantaggi fiscali che c'erano nel 2000, quindi è stato un punto di partenza importante in un lungo cammino durato 15 anni. Nel 99 ci è stato chiesto da parte di Whirlpool di venire a fare un investimento qui in Slovacchia. Era il primo investimento, uno dei primi investimenti delle multinazionali europee qui nell'Est Europa. Era una nazione ancora con un basso salario, era una nazione con
dal punto di vista logistico, ed è una nazione dal punto di vista logistico molto baricentrica verso l'est Europa, perché andiamo verso la Polonia con pochi chilometri, andiamo verso l'Ungheria, verso la Romania, quindi è al centro della nuova Europa. Cosa ho visto qui? Sicuramente quindi una possibilità anche come Basel di essere al baricentro per altri clienti. Ho visto qui la presenza di acciaierie che per me, per il nostro processo produttivo, sono fondamentali perché è la nostra materia prima, e ho visto soprattutto già dall'inizio un popolo dedito al lavoro, un popolo con un alto livello di education, un popolo che si è saputo, fondere come cultura con la nostra cultura. In questa azienda, che è un'azienda napoletana slovacca, si beve forse il miglior caffè di Poprad, e la cosa bella è che i nostri dipendenti bevono il nostro caffè. La cosa bella è che i nostri operai mangiano la nostra pasta, quindi anche un mix importante di cultura. Noi abbiamo imparato i loro usi nelle procedure di gruppo, nelle procedure della corporate, c'è anche un po' di Slovacchia nel nostro DNA che abbiamo poi trasferito negli altri stabilimenti. La Slovacchia oggi credo che sia, a parte la statistica, è la nazione al mondo con il numero pro capite di automobili prodotte, e se è vero come è vero che Jaguar Range Rover farà l'investimento qui in Slovacchia, i numeri saranno ancora più alti. Credo che sia per quei produttori, per tutte quelle aziende dove la logistica è importante e soprattutto la vicinanza agli stabilimenti è importante, credo che ci sia enorme spazio di crescita qui in questo paese per la componentistica dell'automotive. La Slovacchia è vicino alla saturazione e quindi il problema del futuro della Slovacchia dovrà essere proprio il crescere come abitanti, perché 5 milioni di abitanti non bastano per supportare questo sviluppo, 5 milioni di abitanti non bastano per essere la prima nazione al mondo in termini di automotive. Un valore importante nella scelta delle aziende, nel momento in cui devono fare una delocalizzazione, devono pensare all'internazionalizzazione, è sicuramente il costo del personale. La Slovacchia, oltre ad offrire un costo ancora basso del personale, siamo nell'ordine dei 600 euro lordi mensili per quanto riguarda un operaio in genere, è un paese che offre anche tante opportunità di business, specialmente nell'automotive e quindi nella componentistica per l'automotive. Dopo 15 anni che sono qui in Slovacchia, credo che c'è stato un grosso cambiamento non solo per la parte infrastrutturale in questo paese, ma c'è stato un grosso cambiamento dal punto di vista sociologico. Noi siamo arrivati qui nel 2000 e nel 2000 trovavamo un popolo che era uscito da pochi anni da un regime, e per questo noi abbiamo scelto, per esempio nel nostro primo staff, tutti ragazzi sotto i 26 anni, perché volevamo prendere ragazzi che avevano poco a che fare con quelle che erano le idee socialiste, con quella che era l'organizzazione socialista. A distanza di 15 anni vedo che anche chi faceva parte di un regime socialista, chi è che ha lavorato per anni in un'azienda socialista, oggi ha un DNA completamente diverso. Oggi è una persona che viaggia, che guarda l'Europa, che è più vicina a quelli che sono i canoni europei, non è una persona chiusa. Investire oggi qui in Slovacchia significa trovare un tessuto completamente diverso da 15 anni fa, significa trovare sicuramente dei costi più alti, ma credo che si trovino in questo momento persone
molto più vicine a quelle che è la mentalità europea, cosa che 15 anni fa non c'era. Tra le opportunità che si possono trovare qui in Slovacchia oggi sono sicuramente i fondi europei. La Slovacchia come paese è cresciuto molto anche grazie ai fondi europei. Io uso dire ai miei amici, ogni volta che vengo qui trovo chilometri di autostrada nuovi. Oggi ci sono opportunità anche per le aziende, ovviamente non è un fondo europeo che va a ingrassare le aziende con finanziamenti a tutto tondo, ma sono finanziamenti mirati alla competitività, mirati all'innovazione tecnologica, quindi danno un finanziamento importante per un eventuale revamping tecnologico di un'azienda. Noi come società abbiamo fatto nel corso del 2014, è finito da pochi mesi, nel 2015, un importante investimento dove ci hanno riconosciuto il finanziamento dello stesso nell'età del 50% del valore stesso. È un investimento che aumenta la competitività di Basel, quindi un investimento altamente tecnologico. Le forme non sono abbastanza severe perché c'è le procurement, non è molto semplice accedere, ma soprattutto non è molto semplice sviluppare l'intero processo perché c'è una macchina burocratica abbastanza importante in termini di controllo e dal punto di vista imprenditoriale ritengo che sia anche serio come paese che faccia dei controlli seri, dei controlli importanti sulla parte procedurale e sulla parte essenziale stessa degli investimenti. Credo che possono tranquillamente dare un vantaggio competitivo alle aziende per mantenersi ad un livello tecnologico importante per mantenere la sfida sul mercato, per dare comunque una mano allo sviluppo stesso delle aziende. Basel è molto presente non solo nel territorio slovacco, ma è molto presente anche nel territorio cittadino, in quello di Poprad. I nostri operai vengono da Poprad, il nostro staff è di Poprad e abbiamo un legame importante con la città. Negli anni abbiamo fatto tante operazioni di charity per mantenere un legame e per soprattutto dare qualcosa a questa città. Negli anni abbiamo stabilito delle relazioni importanti un po' con tutti gli stakeholder e negli ultimi 2 anni abbiamo provato a sponsorizzare la nascita di una università qui in questa città insieme a dei colossi, perché in questo progetto c'è la Whirlpool, c'è la Tatra Vagonka che è una grandissima azienda slovacca che fa carri ferroviari, c'è la Chemosvit di Svit, un paesino vicino qui a Poprad, e insieme le 3 aziende col comune e con l'Università di Banská Bystrica proviamo a stabilire una società un'università di ingegneria qui in questa città che dovrebbe dare una visione diversa. Sono le aziende che suggeriscono il piano di studi, sono le aziende che tagliano, chiedono all'università cosa vogliono e quindi il futuro laureato da questa società, da questa università, sarà un laureato pronto per entrare in azienda. Le società che fanno parte di questo consorzio metteranno a disposizione ore di laboratorio, ore di esperienze sul campo, con lo spirito di far nascere qui dei futuri manager pronti per il mercato del lavoro. È un'idea singolare nata da un professore universitario qui a Poprad, sponsorizzata dalla città, quindi dal comune, e che ha trovato in Basel e nelle altre aziende il favore di fare qualcosa di lungo periodo e non di fare un'operazione spot, ma di pensare a lungo periodo, di creare un'entità importante qui a Poprad.